Buongiorno. Buongiornissimo. Buongiornissimo. Questo è l'hotel dove abbiamo soggiornato, qui a Corucle. Ora andiamo in direzione Gazligol, ma prima andiamo alla posta a caricare la tessera HGS, quella dell'autostrada. Ok, abbiamo fatto la ricarica della HGS Card. L'anno scorso avevamo caricato 20 euro. Manuela ride, non so per quale. Perché ridi? Niente, dai. Ti guardate in faccia stamattina? L'anno scorso avevamo caricato 20 euro. Abbiamo verificato all'ufficio postale che erano rimasti 54 lire turche, quindi circa neanche 2 euro. Quindi il commesso mi ha consigliato di caricare altre 20 euro, ovvero circa 700 lire turche al cambio attuale. E adesso direzione sud, Valle Frigia, Valle Frigida, Monera? Valle Frigida? Frigia? Frigio. Ti diverti? Molto. Bene, siamo sulla strada che ci condurrà verso Kutaia e poi Gazligol. È una strada molto trafficata che costeggia comunque anche tratti d'acqua, laghi, eccetera. Purtroppo però la strada è piena di cani, un problema che in questa zona evidentemente è abbastanza sentito. Proprio stamattina sul telegiornale in albergo parlavano di questo problema qui. Effettivamente è un problema che affliggerà la zona. La macchina davanti a noi ne ha preso uno e evitato un altro, e noi abbiamo dovuto frenare di botto perché effettivamente stavamo per essere coinvolti in un sinistro cinofilo. Emanuela si è spaventata, arrabbiata da cane? Bene, siamo tornati, siamo arrivati in albergo, abbiamo fatto un po' di strada della Valle Frigia a Fioncaseir. Abbiamo fatto una valle interna, non l'abbiamo ripresa, però ce la siamo goduta anche perché un pezzo la rifaremo domani. E siamo in un albergo, si chiama Regulus. Staremo qua 2 notti, c'è anche la spa, ma gli uomini separati dalle donne. Non uomini e donne separati, ma uomini separati dalle donne. Cercate di cogliere la finezza. Questa è la stanza. Emanuela, sto entrando. Eccola qui. Guardate che spa, che lusso. Facciamo come i grandi youtuber. Ci abbiamo la cucina che noi non useremo perché abbiamo anche la cena inclusa. Se vuoi cucinare puoi cucinare. Veramente che sa cucinare tu, in Turchia soprattutto. Questo è il bagno con la doccia termale tra le altre cose. Anche se non si vede, ma c'è la doccia termale. Abbastanza bello. Questa quindi è l'area soggiorno. E qui abbiamo la stanza dei giochi, la stanza da letto. La Valle Frigia più o meno da quella parte lì, verso nord. Sono pochi chilometri. È una valle che si fa a scomparti. C'è una strada principale, poi ci sono delle strade interne per vedere le tombe rupestri e i lasciti dei nostri avi, dei frigi. Ok, buongiorno a tutti. Adesso facciamo un giro in Valle Frigia, andiamo a vedere dei punti di interesse di questa valle ancora così poco battuta dai turisti e così misteriosa. Yeah, I will always be a warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be a warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. Cause I will always be a warrior. Late nights, get lost. Hard work, the cost. Can't quit, can't stop. This world all cut off. Don't have time to waste, not now. Need to find a way to get out. Cause I'm gone in deep. Get lost in the weeds. You know it's all about the conquest. What's next? You gotta put the work in like you're obsessed. Think about what you want, what's your future. What kind of person would it take to seduce her? So what's next? Be obsessed with winning and your success. Make progress, this life is never promised. So feel blessed, live life, don't be too cautious. Trust the process. Bene, inizia la scalata.
con i nostri amici cani. Qua in Turchia i cani sono tutti molto piccoli. È poco. Per fortuna sono abbastanza amichevoli, perché sennò... Noi siamo amici, ciao. Passiamo, non diciamo niente, guarda, passiamo di lato. Non vogliamo dar disturbo. Che cazzo di razza è? Razza Zuccherina pastore. dinosauro. Chi erano i Frigi? Ora non è che voglio fare lezioni di storia, non mi permetterei mai. I Frigi non erano altro che quelli più comunemente chiamati Brigi macedoni, che si trasferirono nell'Anatolia. Le prime tracce dei Frigi si hanno in concomitanza della scomparsa degli Ittiti, quindi intorno al 1100-1200 a.C. E addirittura si dice che i Frigi abbiano sostituito gli Ittiti per la mancanza di potere organizzativo, economico e militare nell'Anatolia centrale. È una popolazione alquanto mistica, perché non è che siano rimaste tante tracce, a parte quelle monumentali che adesso vedremo. E l'elemento più noto dei Frigi è cioè sono più noti per il discorso della leggenda del re Mida. Questo perché? Perché erano di fatto degli abili lavoratori e cercatori di oro. Infatti vennero in questa zona per cercare l'oro. Sinceramente non so se l'abbiamo trovato. Però la leggenda parla di questi abili orafi, di cui Re Mida era il capostipite. Adesso dove siamo? Siamo a Yazilikaia, è un posto un po' dimenticato da Dio, è difficile da arrivare, però adesso vi faccio vedere una delle cose più importanti che hanno lasciato i Frigi e che è riconosciuto a livello mondiale, il monumento di Re Mida. Come potete vedere, questo monumento non è soltanto scavato, proprio decorato, ed è dedicato. All'interno è stata trovata un'iscrizione che indicava Re Mida, per questo si chiama comunemente il monumento di Re Mida. Non si sa se sia la tomba, probabilmente no, forse è la tomba più verso la città di Polatli, anche se certezze di fatto non ce ne sono. Adesso faccio vedere un'altra cosa, che sarebbero le rocce degli abitanti. Attualmente l'unico abitante lì dentro è un cane enorme, tra l'altro. Se vi steste chiedendo se sono simili alle costruzioni della Cappadocia, sicuramente lo sono. Infatti viene definita la Cappadocia sconosciuta qui, anche perché è un po' piccola Cappadocia, perché su questi tumuli scavati avevano la stessa funzione di quelli presenti in Cappadocia, quindi a Goreme, eccetera eccetera. Cioè la visita ha senso se fai solo questo punto. Poi ci sono lungo la Valle Frigia, ci sono tantissimi altri punti, ma questo secondo me è il più bello e più importante. La strada, ripeto, non si vede da qui, ma è dietro quelle montagne. Praticamente ci sta la strada, una delle strade statali. È chiaro che poi una popolazione del genere si è dovuta scontrare. Emanuela è morta. Sei morta? Perché io volevo mettere le T-Rex, dove vado con queste cose lisce? Ok, colpa mia. Allora, naturalmente un popolo come i Frigi si dovettero scontrare con popolazioni che premevano sia da ovest che da est, e quindi chiaramente non potevano sopportare questo genere di pressione, perché insomma li hanno fatti scomparire. In effetti si dovette difendere a lungo, ma poi con l'avvento dei Selciukidi scomparvero.
vennero assorbiti dalle popolazioni che conquistarono questi territori. Non dovevano essere facili da conquistare, perché effettivamente già il territorio sicuramente li difendeva per bene, e sicuramente erano particolarmente organizzati. Abbiamo poche dimostrazioni storiche però da questo punto di vista, poche fonti storiche, è passato troppo tempo. E siamo sulla collina che di questo sito era l'Acropoli, dove c'erano le case. È rimasto, almeno quello che abbiamo visto finora, poco. Vediamo solo questa roccia qua che è tipo a gradoni, ma effettivamente, oh raga, sono passati 3000 anni, cioè che cavolo pretendiamo pure noi? È tutto sotto qua e non hanno scavato niente, come tantissimi altri siti in Turchia. Sta veramente tutto alla merce del nulla, non scavano. Ci siamo solo noi. Capisco che non sarà altissima stagione turistica, però appena vai fuori dalle rotte delle crociere in Turchia trovi davvero poco. Mi aspettavo più gente effettivamente, perché la valle almeno è famosa, anche almeno di nome è famosa. Però anche da casa effettivamente devo dire che ho trovato poco materiale, pochi percorsi, poche informazioni. Questo mi dispiace un po', perché il posto veramente è un crogiolo di storia e di cultura impressionante. Notavamo con Emanuela che molte costruzioni sono proprio ora di qua non si vede, praticamente su questi promontori ci sono diverse costruzioni, diversi resti. Oh, poi non dite che non faccio trekking, disgraziati. Guarda qua. Siamo scesi da lassù, Ci siamo pure saliti. L'avete mai vista una cisterna di circa 3000 anni? Ecco, questa è una cisterna secondaria, vedete? Scende parecchio, non si può entrare, ma scende veramente parecchio. È sconsigliato la discesa. Sconsigliato da me, perché nessuno te l'ha sconsigliato, ma te lo sconsiglio io, ok? Esatto. Magari rimango là a fare la cisterna io. Proseguiamo. Bellissimo.